Buon pomeriggio, ciao a tutti, come state? Allora, oggi iniziamo subito perché ci sono un po' di cose da dire sull'argomento di oggi. Oggi parliamo dei possessivi, che sono queste parole che vedete sullo schermo. Oggi facciamo il punto sul capitolo 9 della videogrammatica, che è il libro di grammatica che usiamo come riferimento per questo gruppo di studio del sabato. Quindi fare il punto, che cosa significa? Significa rivedere le cose più importanti. Quindi io penso che voi abbiate già studiato questo argomento e quindi fare il punto, in questo caso, significa rivedere le informazioni essenziali. Va bene? Allora, intanto vedo che vi state connettendo. Lascio per il momento i vostri messaggi sullo schermo, però a breve dovrò togliere la chat perché ho visto che è in conflitto con le diapositive. Quindi, torniamo alla fine sulla chat e se avete domande. La prossima settimana inizia la primavera. Sì, sabato prossimo, è il primo giorno di primavera e è anche la giornata internazionale della poesia. Quindi potrebbe essere carino aprire, la prossima lezione in diretta con una poesia. Se avete dei suggerimenti, scrivetemi. Allora, iniziamo. Come vedete sullo schermo ci sono i possessivi. Che cosa sono queste parole? Sono delle parole che usiamo con i nomi per indicare il possesso di quel nome da parte di qualcuno. Quindi se io dico: "Il mio cane", significa che cane è di mia proprietà. So che è un po' brutto dire questa cosa, ma, si instaura una relazione, no? Il mio libro. Il libro è di mia proprietà. Usiamo questi possessivi anche con i nomi di famiglia. Se dico mio fratello, mia sorella, indico in questo caso un grado di parentela. Quindi, che cosa notate dallo schermo? Che, prima di tutto, i possessivi sono declinati: maschile, femminile, plurale, singolare. E funzionano proprio come gli aggettivi. E infatti abbiamo il mio cane, la mia gatta, i miei amici, le mie amiche. Il possessivo si trova davanti al nome e deve essere accordato con il nome che segue, okay? Quindi se pensiamo ad una parola,
bicchiere, il bicchiere. Bicchiere è maschile singolare e quindi devo dire il mio bicchiere. Quindi studiare i possessivi significa ripassare gli articoli determinativi e anche il genere e il numero dei nomi. Quindi vedete, non possiamo dimenticare le informazioni precedenti, perché poi ritroviamo tutte queste informazioni insieme, prima o poi. Quindi questo è il motivo per cui dico sempre che gli argomenti di base, gli argomenti iniziali sono estremamente importanti perché se non studiamo le cose basiche, poi andare avanti diventa difficile. Diventa difficile perché è necessario recuperare, tornare indietro e recuperare. Un'altra cosa che notiamo dallo schermo è che ci sono appunto gli articoli, il mio, la mia, i suoi, le sue, eccetera. Vediamo anche che per la terza persona plurale, loro, cambia solo l'articolo. Loro è invariabile, quindi il loro, la loro, i loro, le loro. Per esempio, il loro amico, la loro amica, i loro amici, le loro amiche. Quindi loro è il possessivo più facile perché non cambia. Bene, a questo punto analizziamo questi 2 esempi. Adesso purtroppo devo togliere la chat, mi dispiace, ma devo farlo perché la chat e la diapositiva, la mia presentazione, entrano in conflitto. Quindi è importante per voi leggere bene le diapositive. Allora, leggiamo questi 2 esempi. Tutti i miei amici vivono all'estero. È di Giacomo questa felpa? Sì, è la sua. Oppure sì, è sua. Abbiamo detto appunto che i possessivi devono essere declinati in base al nome. Nel primo esempio, i miei amici. Qui amici è subito dopo il possessivo. È maschile plurale, quindi i miei amici. Nel secondo esempio, sua è femminile singolare. Perché? Perché parliamo di una felpa, la felpa. Questa è una felpa. In questo momento sto indossando una felpa. Femminile singolare. Perciò, quindi, anche il possessivo deve essere femminile singolare. Un'altra cosa che notiamo è l'articolo. Nel primo esempio, i miei amici, l'articolo è
assolutamente necessario, perché questa è la regola generale. Con i possessivi usiamo gli articoli. C'è però un'eccezione. L'articolo è opzionale quando nella frase o prima c'è il verbo essere. Infatti, nel secondo esempio leggiamo: è sua, è la sua. Ho messo l'articolo là tra parentesi, proprio perché possiamo metterlo oppure no. Solitamente nella lingua informale è comune non metterlo. Quindi è comune dire: "È di Giacomo questa felpa?" "Sì, è sua." Quindi posso scegliere, ma solo perché c'è il verbo essere prima. Sì, è sua. No, è mia. Va bene? Questa è la sola eccezione in questo caso, quando parliamo di cose, quando parliamo di oggetti. La felpa è questa, è questo, è questo, indumento. Va bene? Allora, noi per facilità diciamo i possessivi in generale. Però i possessivi si dividono in aggettivi possessivi e pronomi possessivi. Che cosa significa? Osserviamo i due esempi sullo schermo. Tutti i miei amici vivono all'estero. In questa frase miei è un aggettivo possessivo. Perché? Perché c'è la parola amici, che è un nome. Quindi, se c'è un nome dopo, il possessivo è un aggettivo. Al contrario, se non c'è il nome, è un pronome possessivo. Perché che cosa significa pronome? Pronome significa al posto del nome, dal latino pronome, al posto del nome. Quindi, nell'esempio, è di Giacomo questa felpa? Sì, è la sua. Qui non ripeto pronome, scusate, non ripeto felpa perché non è necessario. Uso il pronome sua. Sì, è la sua. Okay? Quindi la differenza tra un aggettivo e un pronome è la presenza del nome, oppure l'assenza del nome, vicino al possessivo.
Leggiamo questa frase. Ho comprato la mia borsa al mercatino. Tu dove hai comprato la tua? Vedete la differenza? Mia è un aggettivo possessivo perché c'è borsa, la mia borsa. Invece tua è un pronome perché non c'è il nome, non è necessario. È comprensibile nella frase. Ho comprato la mia borsa al mercatino. Tu dove hai comprato la tua? Va bene? Quindi questo significa aggettivo e pronome. Va bene? Quindi per introdurre l'argomento parliamo di possessivi, però dobbiamo sapere che i possessivi possono essere aggettivi oppure pronomi, in base alla funzione nella frase. Va bene? Okay. Se ci sono delle somiglianze nelle vostre lingue, bene, perché così è più semplice. È più semplice ricordare queste cose. Per esempio, Vanessa scrive che anche in portoghese si usano così i possessivi. Ottimo. Il portoghese e l'italiano sono 2 lingue neolatine, 2 lingue romanze, quindi molta grammatica è simile. E questo ci aiuta, è utile. Mhmm, anche in spagnolo. Benissimo. Allora, ci sono delle, discussioni nella chat sull'ora legale. Allora, per informazione, l'Italia adotta l'ora legale domenica 29 marzo. Okay. Ah, perché è cambiata l'ora. In altri paesi. Quindi 5 e mezza è diverso questa settimana. Va bene. A fine mese ci riallineeremo con l'orario. Non ci avevo pensato, mi dispiace. Ma grazie per questo commento che ci ricorda come funzionano le cose. Allora, una domanda. La tua si deve abbinare con la borsa per il genere, è vero? Sì, è vero, perché l'oggetto è borsa. Quindi deve comunque riflettere il genere e il numero del nome che sostituisce. Esatto, esattamente. Anche in spagnolo e in catalano. Benissimo. E come
è come usiamo in inglese it, his, hers, vero? Sì, esatto. Quindi per esempio, se traduciamo questa frase in inglese diciamo: I have bought my bag at the market. Where did you buy yours? Quindi la tua diventa yours e non ho la necessità di ripetere your bag, perché è chiaro che stiamo parlando di borse, la mia, la tua. Anche in tedesco, bene, in uzbeko non è così. Quindi abbiamo diverse testimonianze e questo è il bello delle lingue. Questa è la domanda da 1.000.000 €? No, scherzo, è facile. Casa mia o la mia casa? Questa è un'ottima domanda. La parola casa è particolare. Perché? Cambia il senso affettivo, se così possiamo dire. Partiamo dal secondo esempio. Se dico la mia casa, parlo della struttura. La mia casa si trova in fondo alla strada. La mia casa è quella rossa. La mia casa è quell'edificio qui davanti, anzi no, quell'edificio laggiù. Quindi, se dico la mia casa, parlo della struttura della casa come edificio. Al contrario, se dico casa mia, mi riferisco al luogo intimo in cui io vivo. La casa come spazio privato, come spazio intimo, dove trascorro il tempo, dove abito, dove vivo. Questa è la differenza tra dire la mia casa e casa mia. Quindi sono corrette. Tutte e 2 queste frasi sono corrette. La differenza sta nel significato. Va bene? Giustamente esatto, è come la differenza in inglese tra house e home. Esattamente, esattamente, sì. Quindi house è la mia casa, my house, la mia casa. My home, casa mia. Sì, la mia casa, my house. Casa mia, senza l'articolo. Casa mia, my home. Cara Lucrezia, gli esempi con il segnale di attenzione a pagina 57 del tuo libro sono tutti esempi di pronomi possessivi? Controllo. Andiamo a vedere.
Nelle risposte sì, è corretto, sì. Nelle risposte alle domande sì. Sono, uhm, pronomi possessivi. Anche in realtà nella domanda. Sì, è corretta la tua osservazione, Fatima. In casa mia ho molte piante, quindi suppongo che tu abbia il pollice verde. Hai il pollice verde? Immagino di sì. Questa è interessante come osservazione. Allora, in francese chez moi, casa mia. In italiano c'è anche un'altra traduzione di chez moi, che è da me, da me. Per esempio, potremmo dire: «Tu viens chez moi?» Vieni da me, non come imperativo, ma come frase al presente. Quindi c'è questa doppia traduzione in italiano. Okay, penso che a questo punto possiamo andare avanti e vedere e rispondere a questa domanda. Si dice la mia mamma? Cioè non si dice la mia mamma, ma solo mia mamma. In realtà possiamo dire la mia mamma, perché mamma è vezzeggiativo, è un nome vezzeggiativo. Mamma, papà, fratellino, sorellina, nonnina, ziuccia, zietta, eccetera. Sono tutti vezzeggiativi e quindi in quel caso usiamo anche l'articolo. Ma vediamo, vediamo, vediamo direttamente. Uhm, okay. Allora non so rispondere a questa domanda, Isabel. Non lo so com'è in italiano. Forse qualcuno nella chat ti potrà rispondere. Questo è come si dice in tedesco. Non provo neanche a leggerlo perché non so come si legge. Okay. Leggiamo questi esempi. Tua madre va in palestra? Sì, 3 volte a settimana. I nostri nonni sono piemontesi. Allora, nel primo esempio non c'è l'articolo, perché madre è un nome di famiglia al singolare, quindi tua madre. E questo è vero per madre, padre, nonno, nonna, zio, zia, sorella, fratello, cugino, cugina. Altri parenti?
bisnonno, bisnonna, eccetera. Nel secondo esempio invece c'è l'articolo. I nostri nonni. Perché? Perché il nome è plurale. Quindi i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri zii, le nostre zie, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri padri, le nostre madri, eccetera, eccetera. Quindi con i nomi di famiglia al singolare non c'è l'articolo, senza articolo. Al plurale è necessario l'articolo. Vedo nella chat che è in corso un dibattito su questa parola, hogar, penso si dica. Da noi, da me? Può anche essere da me o a casa mia, dipende dalla frase. Okay, interessante questo dibattito. Una cosa che mi dispiace molto è che quando questa diretta diventerà un video classico, la chat non rimane. Purtroppo. Questa è una cosa che mi dispiace. Infatti per questo motivo cerco di, tenerla sempre sullo schermo quando è possibile, perché è interessante vedere i vostri scambi. Okay, l'H in spagnolo è silenziosa, okay, quindi hogar. Come in italiano, anche in italiano la H è silenziosa. La, madre di Lucrezia. Allora, in realtà sono corrette tutte e 2, ma dipende. Dipende perché se dici la madre di Lucrezia si chiama Simonetta, è corretto la madre di Lucrezia, perché stai parlando di una terza persona. Ma se in modo poetico vuoi parlare direttamente alla persona, puoi usare un vocativo e dire: "Madre di Lucrezia, come sta?" Quindi in teoria sono corrette entrambe le frasi, ma, penso che comunque la cosa più cioè quello che vuoi sapere tu è la madre di Lucrezia. Dipende, è una delle mie parole preferite. Sì, è anche una delle mie perché perché dipende, sempre, tutto dipende sempre. È difficile dare spesso una risposta secca, soprattutto quando parliamo di situazioni linguistiche. Va bene? Quindi questo è il punto importante di questa diapositiva. Quando c'è un nome di famiglia singolare, non mettiamo l'articolo. Quando al contrario è plurale, sì. Ma c'è anche un'altra cosa da dire sui nomi di famiglia. Quindi riepiloghiamo. Mia sorella, nome singolare,
senza articolo. Le mie sorelle, nome plurale con articolo. La mia sorellina, nome vezzeggiativo con articolo, anche se è singolare. E in questa categoria rientra mamma, rientra papà, zietta, ziuccio, nonnino, nonnetta, eccetera. Tutte quelle parole che usiamo in modo affettuoso. Esatto, anche babbo, il mio fratellino. Esatto, corretto. Il mio simpatico marito. Esatto, qui perché c'è l'aggettivo simpatico. Altrimenti diciamo solamente mio marito. Va bene? Mio marito, mia moglie, che è parentela acquisita tramite matrimonio. Torno un attimo alla parola babbo, perché babbo è molto interessante e è da un po' di tempo che vorrei fare un video sulla parola babbo. Perché perché etimologicamente è interessante. Comunque babbo è come papà. La mia professoressina. Esatto. Il mio maritozzo. In realtà diciamo il mio maritino, perché maritozzo si si potrebbe confondere con il mio maritozzo, il maritozzo con la panna che compro in pasticceria. La mia nonnina, esatto. La mia matrigna, esattamente. Matrigna significa appunto è la sarebbe la nuova moglie del padre. Sì, la mia matrigna. Oggi si tende a forse a non usare questa parola perché, è peggiorativa. La mia matrigna. Se dico matrigna penso subito alla matrigna di Biancaneve, che è effettivamente la seconda moglie del padre di Biancaneve. Quindi oggi si tende a dire: "Lei è la nuova moglie, la seconda moglie di mio padre", proprio perché matrigna è una parola peggiorativa, negativa. Quindi di solito se usi mia matrigna, la mia matrigna, mhmm, capisco che non c'è un buon rapporto familiare e quindi tu vuoi sottolineare questa cosa. Allora, le mie figlie, mia figlia, la mia figliola. Bene, quindi hai dato tutti gli esempi. Perfetto. In portoghese si dice madrasta. Davvero? È divertente. E anche in portoghese è peggiorativa
come parola oppure no? Mamma mia! Mamma mia è un'esclamazione che significa: "Oddio!" Sì, mon Dieu, oddio, mamma mia. Quindi non è se dico mamma mia è un'espressione di sorpresa spesso, non è come mia mamma, è diverso. La mia famiglia o mia famiglia? Beh, famiglia è una parola, un nome collettivo. Usiamo l'articolo. La mia famiglia. Sì, è un po' peggiorativa. Era madrasta. Madrasta. È un po' peggiorativa, sì. Mh. In polacco come si pronuncia? Makocha o makocia. Anche questo immagino sia un po' peggiorativo? Anche in spagnolo, okay. Mh-mh. La cosa interessante è che non vorrei dire una sciocchezza, però non penso esista il maschile di il maschile di cos'è la parola di cui stiamo parlando? Di? Matrigna. Ah sì, patrigno. Scusate, sono è la primavera. Patrigno, sì, sì. Matrigna al femminile, patrigno al maschile. Allora, come si pronuncia in polacco? Allora è però la CH come si pronuncia in polacco? È una C dura o una C dolce? Quindi devo dire Mazocha o Mazocia? Fatemi sapere. Maledetta primavera, sì. Esatto. Mamma mia è come dire Madonna? Mhmm, sì, però mamma mia è un po' più leggero. Mazocha. Riuscirò a dirlo bene prima o poi. Sì, esatto. In inglese matrigna è stepmom, patrigno, stepdad. Stepdad. CH in polacco è H in italiano. Okay, quindi immagino che sia silenziosa, come la H in italiano, quindi silenziosa? Quindi è Mazoa. Si sta trasformando in una lezione di pronuncia polacca, ma per me. Voi siete gli insegnanti. Non silenziosa, okay, quindi Mazocha. Spero questa volta di averlo detto bene. Bene. Allora una cosa molto importante che riguarda il possessivo loro. Allora, sto ricevendo dei commenti sulla pronuncia polacca della parola,
Sì, bene. Esatto, perfetto. Bravissima, grazie, grazie. Avete visto con le vostre indicazioni ce l'ho fatta. Allora, parlando del possessivo loro, vi ricordate che abbiamo detto che loro è invariabile, non cambia, quindi è sempre loro. Cambiamo l'articolo però. Il loro, la loro, i loro, le loro. E cosa succede con i nomi di famiglia? Succede che usiamo sempre l'articolo al singolare e al plurale. Quindi devo dire la loro sorella, le loro sorelle, la loro sorellina, per esempio. Esatto. Quindi il loro fratello, i loro fratelli, i loro fratellini. Quindi con il possessivo loro usiamo sempre l'articolo. Va bene? Allora, aspettate anche qui. Allora, anche noi abbiamo ma com'era la pronuncia? Mi sono già dimenticata. No, no, aspettate. Mazocha in polacco. C'è anche in slovacco, che però si pronuncia ah, qua state mi state mettendo in difficoltà. No, scherzo. Si pronuncia forse Mazzoa. CH è la lettera difficile da pronunciare per gli italiani, perché si fa quasi senza voce, con la gola difficile da spiegare. Okay. Si fa senza voce con la gola. Quindi è un suono gutturale? Pensiamoci. Non voglio provare a dire cose che poi rimangono su internet. Matrigna si chiama in finlandese mezza mamma e poi patrigno mezzo papà. Proverò a dirlo in finlandese, non lo so. Äitipuoli, isäpuoli. Non so se è giusto. Non so se perché mi viene da pronunciare la A con la dieresi, come fosse una E, però non so, non sono sicura. Fammi sapere. Mh. Poi c'era anche in francese belle-mère, beau-père. Qui sono un po' più sicura sulla pronuncia in francese. Quindi matrigna, belle-mère, patrigno, beau-père. Bene. Ehm, Possiamo restare in tema? Sì, certo, però è divertente anche seguire la chat. Allora, è affascinante questa parola, matrigna e, anche la parola patrigno, perché sta ravvivando la conversazione nella chat. Quindi è interessante soffermarsi su qualcosa che è di interesse per la maggior parte delle persone. Allora, a questo punto io direi di fare un esercizio. Esatto, oggi abbiamo imparato tante lingue, esatto. Poi dopo, se qualcuno vuole fare nei commenti del video un riepilogo di tutte le traduzioni
che abbiamo visto oggi della parola matrigna e della parola patrigno sarà divertente. Allora, facciamo l'esercizio. Facciamo l'esercizio 12 che si trova a pagina 57 della videogrammatica. Va bene? Prima di iniziare questo esercizio rispondo a questa domanda che è interessante perché parlando di animali domestici, certo, fanno parte della famiglia, però il fatto è che la parola gatto non è un nome di famiglia e quindi diciamo il mio gatto, il mio cane con l'articolo. Un'altra domanda. Cara Lucrezia, mi sono persa ormai. Mi dispiace. Non abbiamo fatto troppi giri di parole in realtà. Vuoi dire che con il possessivo loro si mette sempre l'articolo, persino quando si tratta di nomi di persone della famiglia? Al singolare? Sì. Voglio dire proprio quello. Esattamente. E madrina o padrino? Allora, la mia madrina, il mio padrino, perché in realtà non fanno parte della famiglia, non sono persone della famiglia. Spesso e volentieri possono anche essere amici di famiglia. Quindi per questo motivo la mia madrina, il mio padrino. È come la mia matrigna, il mio patrigno. Non sono parte della famiglia. Entrano nella famiglia, ma non lo sono in realtà. Non è come fratello o sorella, ecco. Va bene, tutti gli altri commenti che riguardano cose al di fuori dalla lezione li leggo da sola dopo. Grazie comunque, per la spiegazione sulla pronuncia della parola in slovacco. La sto leggendo. La mia fidanzata, esattamente. La mia fidanzata e il mio fidanzato. Io sarò la madrina di mia nipote per il suo battesimo. Auguri! Auguri a tua nipote per il battesimo e auguri a te che sarai la sua madrina. In questo caso sei sua zia, giustamente, però madrina comunque vuole l'articolo, quindi sarai la sua madrina. Questo perché, per esempio, è possibile che la madrina o il padrino di un bambino o di una bambina può anche essere un amico di famiglia, un'amica di famiglia. Okay, grazie per questo commento. A me piace aggiungere gli occhi e i sorrisi alle persone nella videogrammatica.
Eh sì, sono senza occhi e senza bocca, non so perché. È stata una scelta stilistica della grafica. Allora, adesso ci prendiamo 5 minuti di tempo per fare questo esercizio sullo schermo e poi vediamo insieme la correzione. Ho provato a inserire un cronometro sullo schermo, ma non sono stata brava a farlo, non sono stata capace e quindi dovremmo tenere il tempo noi, va bene? Teniamo 5 minuti sul cronometro del cellulare. Quindi io adesso mi tolgo, mi silenzio e vi do il tempo e lo spazio per rispondere, per fare l'esercizio. A tra poco. Leggete bene la consegna dell'esercizio. Completa l'email con i possessivi corretti. Attenzione! A volte devi aggiungere l'articolo determinativo e a volte no. Buon lavoro! Ci vediamo tra 5 minuti.
Allora, correggiamo l'esercizio e poi passiamo a delle domande, perché ci sono delle domande nella chat a cui vorrei rispondere. Queste sono le soluzioni. Leggiamo il testo. Cara Lucia, come stai? Spero bene. Grazie per la tua email. Sono felice di sapere che la tua famiglia sta bene. Anche la mia sta bene. Mio padre è un insegnante e adesso non lavora perché ci sono le vacanze estive. Mia madre è un'infermiera. Lavora sempre, anche se è estate. Quando non faccio i miei compiti per scuola, aiuto mio fratello e la mia sorellina a fare i loro compiti. I nostri genitori sono felici quando passiamo il tempo insieme. Poi, nel pomeriggio, facciamo merenda a casa di nostra nonna. Prepara una torta al cioccolato buonissima. I miei hobby preferiti sono leggere, i miei libri preferiti sono di avventura e di fantascienza, suonare la chitarra e andare in bicicletta. I tuoi quali sono? Il sabato pomeriggio vado al cinema con i miei amici. Tu che fai con i tuoi amici? Aspetto la tua risposta. A presto, Livia. Va bene? Perché la tua email? Perché email è femminile singolare, significa posta elettronica. È femminile, per questo motivo usiamo la tua. L'ho completato usando una matita nel libro. Bello, mi piace molto questa cosa. Allora, ditemi se avete domande su qualche parola o su qualche risposta. Perché di nostra nonna? Perché leggi la frase. Nel pomeriggio facciamo noi facciamo merenda a casa di nostra nonna. Non può essere mia nonna. Nonna con 2. Con 2 N, nonna. Io ho detto i miei genitori e mia nonna. Il fatto è che è necessario leggere tutto il contesto, perché sta parlando rileggiamo quel pezzo. Quando non faccio i miei compiti per scuola, aiuto mio fratello e la mia sorellina a fare i loro compiti. I loro compiti, i compiti di mio fratello e di mia sorella. I nostri genitori sono felici quando noi passiamo il tempo insieme. Quindi i genitori può essere cioè deve essere nostri genitori, perché se dico i miei genitori, allora non è mio fratello e non è mia sorella. Loro hanno altri genitori, se dico i miei genitori.
sono i nostri genitori, i genitori miei, di mia sorella e di mio fratello. Lo stesso vale per nonna. Nel pomeriggio facciamo merenda a casa di nostra nonna. Noi, io, mio fratello e mia sorella. Per questo è i nostri genitori e nostra nonna. Va bene? Ah, email è maschile in spagnolo. Lo so, lo so. Invece in italiano è femminile. Mhmm, I loro compiti, i suoi compiti, i suoi compiti è singolare, i suoi di lei o di lui, ma qui, Livia scrive che lei aiuta il fratello e la sorella con i loro compiti, plurale. Mia sorellina non va? Non va, perché sorellina è vezzeggiativo. Sorellina, non è sorella, è sorellina, quindi la mia sorellina. Se fosse stato sorella, mia sorella, sarebbe stato corretto. Esatto. Miei libri o i miei libri? Libri. Libri è un nome comune di cosa? Di cose al plurale, quindi i miei libri. La regola generale è che mettiamo sempre l'articolo. L'eccezione c'è solamente con i nomi di famiglia, i nomi che si riferiscono alle persone, ma con i nomi che si riferiscono agli oggetti, libri, case, macchine, bicchieri, matite, tavoli, c'è sempre l'articolo. È importante il contesto. Esatto. Il contesto è sempre molto importante. Finalmente riesco a capire bene, grazie. Grazie a te Anna, sono molto felice che adesso tu riesca a capire bene questo argomento. Allora, vorrei rispondere a una domanda che ho letto, un po' più su nella chat. Un'altra cosa che possiamo fare è creare insieme, pensiamo a un neologismo per dire chat in italiano. Pensiamoci. Allora, hai saltato il capitolo 8 della videogrammatica, quello sugli avverbi di frequenza? La settimana scorsa, al posto del capitolo 8, c'è stata una ripassata. C'è stato un ripasso, una ripassata un po' diverso. Sì, la lezione 8 è stata
che cosa abbiamo fatto? La lezione 8, abbiamo fatto un ripasso, un quiz di ripasso. Ho saltato il capitolo 8 perché gli avverbi di frequenza sono abbastanza semplici da capire, da usare. Ma in futuro riparleremo degli avverbi in generale. Quindi non ti preoccupare, ne parleremo. È che vorrei anche fare ogni tanto qualcosa di diverso dal libro, cioè sì, seguiamo il libro, è il nostro punto di riferimento, però per le dirette ogni tanto mi piace fare qualcosa di diverso e la settimana scorsa abbiamo fatto un quiz. Ogni tanto facciamo un quiz. Uhm, allora intanto, voglio cogliere l'occasione per ringraziare i nuovi abbonati al canale, grazie mille, e soprattutto, uhm i super sticker, grazie mille Laura, grazie mille perché sono veramente molto apprezzati, che vi ringrazio tanto. E per i nuovi abbonati vi ricordo, Teresa in questo caso, ti ricordo i video, le lezioni per gli abbonati in cui analizziamo delle canzoni. Delle canzoni popolari italiane o che mi suggerite voi, le vostre canzoni italiane preferite. Quindi grazie mille per il vostro sostegno. Grazie mille davvero per tutti i super sticker. Uhm, allora, io direi di darci appuntamento a sabato prossimo. Sabato prossimo è il primo giorno di primavera, ma è anche la giornata internazionale della poesia, quindi fatemi sapere se c'è una poesia italiana che vi piace e che possiamo leggere insieme. Altrimenti la scelgo io, decido io altrimenti. Quindi fatemi sapere nei commenti quando questa diretta diventerà un video, va bene? Quindi vi saluto di nuovo, eccoci qui, questo era l'argomento iniziale. Ehm, Questa domanda è molto interessante, l'ultima domanda di oggi per chiudere. Se dico i miei, voglio dire i miei genitori, vero? Sì, esattamente. Nella lingua informale, nel parlato colloquiale, se dico i miei oppure i tuoi, no, come stanno i tuoi? Voglio dire: "Come stanno i tuoi genitori?" Esatto, è un colloquialismo. Sì, possiamo dire possiamo usare la parola colloquialismo per descrivere questo fenomeno. Grazie mille per la domanda, Anne-Marie. Allora, grazie mille, grazie di cuore a voi per essere stati qui con me questo sabato pomeriggio e vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento ai video prossimi.
ai video della prossima settimana. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.